Ma si può pagare un caffè 70 euro al chilo? Ho letto un articolo su un giornale dove appunto si criticava il mondo delle capsule perché addirittura era un modo per i torrefattori per fare soldi e per far pagare il caffè 50, 60, 70 euro al chilo. Ma è davvero così? Le capsule e le cialde costano così tanto rispetto a un grani o un macinato? Voglio uscire un po' dal luogo comune e voglio fare un'analisi con voi partendo da dati reali, perché questi articoli o questi commenti di alcuni di voi così imprecisi non mi piacciono. Quindi affrontiamo bene il tema del costo del caffè, facciamolo insieme, ma prima di iniziare voglio premiare qualcuno di settimana scorsa che ha commentato il video sulla lavazza Voisy, che se non avete visto vi rimando ad andarla a vedere, e se volete essere voi che potreste vincere settimana prossima, commentate questo video, iscrivetevi al canale e a fine di questo video vi farò vedere chi abbiamo estratto per appunto ricevere un premio. Settimana prossima invece spero di riuscire a parlare dell'argomento che più mi avete richiesto, ovvero un po' delle mie miscele. Vi racconterò magari una mia miscela perché me l'avete chiesto tutti e mi farà piacere parlarne. Ma adesso iniziamo e parliamo dei costi del caffè. Allora, per fare un confronto sui costi preciso, sono partito dal confrontare alcune delle principali miscele. Per principali miscele ho scelto una mia miscela, una miscela Lavazza, una miscela Borbone e una miscela discount. Allora, le miscele ultra economiche come quella del discount, se vi ricordate, le ho già analizzate, ho fatto un video specifico e vi lascio in descrizione. Ovviamente io non sono contro i discount, non sono contro i prodotti low cost perché c'è tanta gente che non può permetterseli. Però se scegliamo un prodotto ultra low cost come appunto un caffè in grani al discount da 4 euro al chilo non ci possiamo aspettare tanta qualità dentro, ma sarà un prodotto da prezzo con una produzione industriale, potrebbe essere pieno di difetti, essere troppo bruciato, avere dei chicchi brutti, e questo ce lo ritroviamo anche all'assaggio, ma io ringrazio sempre i produttori che fanno prodotti da prezzo perché appunto non tutti se lo possono permettere. Ma per confrontare seriamente non si può prendere un prodotto in grani al discount e confrontarlo con una capsula originale in espresso e dire che questi costi sono totalmente diversi, perché ovviamente lo sono. Io voglio confrontare gli stessi prodotti. Partiamo ad esempio dal mio caffè. Se noi prendiamo un caffè appunto di 99 caffè e prendiamo un chilo in grani, vediamo quanto costa. Partiamo dalla mia miscela a braccio che viene 15,90 euro. Quindi abbiamo 15,90 euro, mettiamo 16 per arrotondare. Quanto viene un chilo in grani di lavazza rossa? Viene circa 10 euro, in realtà forse anche un po' di più. Quanto viene un lavazza oro in grani? Viene 17 euro, e un borbone blu in grani costa veramente poco, costa sui circa 10 euro. E abbiamo detto un prodotto a discount circa 4 euro. Ma ragioniamo su quanti caffè riusciamo a fare con la moka o con la macchina super automatica partendo dai grani. Se la ricetta dell'espresso italiano perfetto è 7 grammi, dobbiamo considerare che c'è un po' di dispersione nella moka o comunque nel macinato, perché non sempre abbiamo la moka perfetta per noi, quindi se magari dobbiamo fare una tazza vorremmo avere una moka un po' più grande, oppure dovremmo fare 2 tazze e la moka sarà da 3. E poi anche mettendo la polvere c'è sempre qualcosa che cade fuori, quindi non riusciremo a fare un caffè da 7 grammi, ma magari ne metteremo 8. Io ho deciso di mettere per convenzione 8 grammi di caffè quando parliamo appunto di macinato o di grani. Quindi riusciremo a fare 125 caffè con un chilo di grani. Vuol dire quindi che il costo sarà, parlando del 99 caffè, di 13 centesimi a caffè, un costo veramente basso. Se però noi andiamo a vedere quanto costano le cialde, parliamo sempre di 99 caffè per semplicità, le cialde di 99 caffè della miscela a braccio che abbiamo preso in considerazione costano 23 euro e sono 150. Quindi andiamo a inserire 23 euro diviso 150 cialde, fa sì che il costo cialda sia di 15 centesimi, quindi leggermente superiore ai grani, ma non poi tanto superiore. Se invece andiamo a prendere un altro standard che è la compatibile per Nespresso, sempre di 99 caffè, la miscela a braccio per Nespresso, tra l'altro grazie per tutte le recensioni bellissime che mi avete lasciato, è un prodotto che avete apprezzato tanto e mi inorgoglisce, viene 20 euro. Quindi abbiamo un costo capsula per 99 caffè compatibile Nespresso di 20 centesimi, quindi un po' più della cialda e ancora più
rispetto ovviamente al costo del macinato, che è ovviamente la più economica. Facciamo lo stesso ragionamento per Borbone blu, perché Borbone blu, se noi andiamo su Amazon, cialda blu Borbone, su Amazon la cialda blu Borbone viene 25,80 euro. E quindi 26 euro diviso 150, una cialda viene 17 centesimi. Se consideriamo quindi rispetto a quanto viene in grani, in questo caso il Borbone in cialda è leggermente meno conveniente del Borbone in grani. Ho fatto lo stesso conto anche per delle offerte da discount. Sul Lavazza invece non c'è il Lavazza rosso e il Lavazza oro in cialda, per questo non abbiamo il dato. Mentre per quanto riguarda le capsule, sì, e ho messo anche i costi di una capsula blu sempre per Nespresso di Borbone, una capsula da discount e una capsula per a modo mio di Lavazza rosso e Lavazza oro che costano come le Nespresso. Quindi abbiamo adesso un dato completo. Cosa andremo a fare adesso? Andremo a stimare il consumo di una famiglia per un anno utilizzando queste miscele e poi lo andremo a comparare con il consumo di 3 anni, ovvero 1000 giorni circa, e andremo a farlo per diverse tipologie di famiglie. C'è una famiglia che prende magari solo un caffè al giorno perché è composta solo da una persona che si fa il caffè la mattina e poi esce e va al lavoro e torna la sera. Poi faremo il confronto con una famiglia che fa 2 caffè, perché magari fa un caffè la mattina e uno a pranzo, oppure una famiglia da 4 caffè, che magari prende 2 caffè al mattino e 2 dopo pranzo, o una famiglia da 10 caffè al giorno. Sembrano tanti, ma in realtà 10 caffè si fanno facili. Pensiamo a una famiglia di sole 3 persone, prende magari 3 caffè alla mattina appena sveglio, 3 caffè alla pausa merenda, 3 caffè dopo pranzo e magari uno di questi familiari ne fa anche uno il pomeriggio e quindi abbiamo 10 caffè. Ve li mostro qua, quindi abbiamo preso 365 giorni per il numero di caffè che vi dicevo, che possono essere 1, 2, 4 o 10 caffè al giorno. Se consideriamo, e adesso andiamo a considerare un'unica miscela altrimenti diventa troppo complesso il discorso, parliamo della mia miscela a braccio di 99 caffè, se andiamo a prendere il costo che vi ho indicato prima di un caffè in grani 99 caffè, una famiglia che fa solo un caffè al giorno per 365 giorni andrà a spendere 46 euro. Se fa 2 caffè al giorno andrà a spendere 93 euro e così via dicendo se ne fa 4 al giorno oppure se ne fa 10 al giorno per un anno e questi sono i costi. Andiamo a confrontare queste famiglie se invece avessero una macchina a cialde e utilizzassero sempre la miscela a braccio 99 caffè. Questa famiglia andrebbe a spendere, se fa un caffè al giorno per un anno, 56, 111 se ne fa 2 e così via dicendo se ne fa 4 ne fa 10. Facciamo lo stesso ragionamento, sempre una miscela a braccio 99 caffè per la stessa tipologia di famiglia per un anno e questi sono i costi. Cosa adesso andiamo a verificare? Andiamo a vedere un confronto economico, non di gusto, perché ovviamente quello che esce da una moka è totalmente diverso da quello che esce da una macchina a capsule o una macchina a cialde. Quindi se amate il caffè a cialde difficilmente vi piacerà quello della moka perché sono caffè diversissimi. Questo a cialde e capsule è molto simile a quello bar, quello della moka è un caffè molto più anacquato, scusate il termine, un caffè più lungo, un caffè più debole di sapore, ma è tutt'altro rituale, è tutt'altra cosa. Comunque, facciamone solo un aspetto economico. Se io in un anno sono questa tipologia di famiglia e fa un caffè al giorno e vado a confrontare quanto mi costa in cialde la miscela a braccio rispetto alla miscela a braccio in grani, io in un anno andrò a risparmiare 9 euro se faccio un caffè al giorno per un anno intero, quindi una differenza veramente minima, sinceramente 9 euro risparmiati in un anno è veramente niente. Se io invece fossi una famiglia che fa 2 caffè al giorno per un anno intero andrei a risparmiare con la moka 18 euro, 37 se facessi 4 caffè al giorno o 92 se facessi 10 caffè al giorno. Quindi in un anno 90 euro di risparmio se usassi la moka. Ovviamente con la moka non avrei la praticità di una macchina a cialde che fa il caffè in un attimo, è più facile da pulire e tutto quello che già sapete se seguite il mio canale. Adesso però vorrei fare un confronto tra le capsule Nespresso o a modo mio con la moka e il risparmio in questo caso della moka sarebbe un po' superiore. Se valutiamo appunto il confronto moka o capsule e invece qui ho fatto il confronto tra le cialde e le capsule. Come vedete, se quindi escludiamo la moka che è un po' un qualcosa a parte perché ovviamente il macinato per moka è la cosa più economica, ma se abbiamo una macchina a capsule o a cialde c'è comunque una differenza di prezzo, sia in fase di acquisto perché sapete bene che questa macchina può costare circa 50 euro, una Nespresso circa 60 euro, mentre una macchina made in Italy professionale a cialde può costare più di 100 euro, quindi c'è una differenza di circa 50 euro.
Ma se già in un anno andiamo a vedere il risparmio che si ha tra le cialde e le capsule, questo qui che vi evidenzio in rosso, potreste appunto notare che questa differenza in fase di acquisto tra la macchina a cialde e la macchina a capsule fa sì che una macchina a cialde, se fate 4 caffè al giorno, già in un anno vi fa risparmiare 70 euro di caffè. Quindi il risparmio di 50 euro di questa macchina rispetto a una macchina a cialde, già in un solo anno, facendo solo 4 caffè al giorno, lo avete ampiamente recuperato. Quindi al secondo anno di vita avere una macchina a cialde farà sì che quei 70 euro risparmiati rimarranno nel vostro portafoglio. Quindi quando andiamo a confrontare le due macchine e appunto valutate la macchina a cialde costa tanto di più, dovete riflettere anche rispetto a questa tabella che questo costo maggiore poi ve lo andate a risparmiare se invece consumate caffè in cialda. Gli unici casi appunto dove non conviene in un anno è se fate solo 1 o 2 caffè al giorno, allora nel primo anno conviene più una macchina a capsule. Sono andato avanti nel ragionamento e vi mostro invece una durata media di una macchina a capsule tendenzialmente dopo 3 anni inizia a far fatica a durare e quindi ho considerato circa 1000 giorni per indicare 3 anni. Ho considerato sempre le stesse famiglie che fanno un caffè al giorno o 2 o 4 o 10 e questo è quello che si spende con una moka in 3 anni se si fa un caffè al giorno, circa 128 euro. L'ho confrontato con quanto si spende se si usano le cialde per 3 anni e questo è il risultato. E ho fatto lo stesso discorso se si ha una macchina a capsula a modo mio Nespresso, sempre per 3 anni, con 1, 2, 4, 10 caffè al giorno. Ovviamente andremo sempre a risparmiare per 3 anni se utilizziamo la moka rispetto alla cialda o se utilizziamo la moka rispetto alla capsula e risparmio se confrontiamo capsule versus moka inizia a essere abbastanza interessante, soprattutto se facciamo dai 4 ai 10 caffè al giorno. In questo caso il risparmio inizia a essere sensibile. È meno sensibile il confronto tra il risparmio che si ha tra le cialde e la moka perché inizia a essere veramente sottile, ma io il confronto con la moka non amo farlo perché credo veramente che la moka sia un qualcosa a parte. Tendiamo a confrontare la praticità delle cialde e la praticità delle capsule così da fare un confronto equo, quindi con la moka qualcosa si risparmia ma ovviamente è tutta un'altra fatica fare un caffè. Andiamo a fare questo confronto finale tra le capsule e le cialde. Allora, se io faccio un caffè per 3 anni con una macchinetta a cialde o una macchinetta a capsule, con la macchina a cialde risparmierò 50 euro, circa 46,7. Quindi la differenza è che questa macchina costa di più rispetto a una macchina a capsule, anche se faccio un solo caffè al giorno, dopo 3 anni si sarà ripagata. Col vantaggio che questa macchina dopo 3 anni basta fare una manutenzione e continuerà appunto a essere durevole e utilizzabile, questa dopo 3 anni potrebbe iniziare a far fatica o potrebbe essersi rotta. Ma se io bevo 2 caffè al giorno per 3 anni circa, avrò risparmiato la macchina a cialde ben 93 euro, quindi 50 euro di differenza sono più che ripagati. Avremmo appunto speso 50 euro in più per acquistarla, ma ce ne avanzeranno 50 nel nostro portafoglio perché le cialde costano meno delle capsule a parità di miscela. Se siamo una famiglia piuttosto normale e beviamo 4 caffè al giorno per 1000 giorni, avremo risparmiato addirittura 186 euro una macchina a cialde rispetto a una capsule. Se siamo invece una famiglia, come dicevo prima, da 10 caffè al giorno, addirittura ci saremo risparmiati 466 euro, il che significa 60 l'avremo spesi per una macchina più costosa, ma 400 saranno nel nostro portafoglio. Iniziano ad essere le cifre che secondo me vale la pena riflettere quando andiamo a risparmiare sull'acquisto di una macchina a capsule, perché forse conviene spendere qualcosa in più e andare su una macchina a cialde, senza contare tutti gli altri discorsi che ho affrontato nelle varie recensioni, dove una macchina a cialde è più resistente rispetto a una macchina di plastica, si può mantenere, si può smontare, si può fare appunto tutti i tipi di manutenzione e pulizia che allungano la vita rispetto a una macchina a capsule che è bloccata, può andare solo in assistenza per i primi 2 anni e finita l'assistenza poi non vale neanche la pena ripararla perché costa più ripararla che comprarla di nuovo. Invece queste sono fatte per appunto essere aperte, mantenute, riparate e quindi una macchina che ti può durare tranquillamente anche 5 anni. Quindi, ma quel giornalista che scriveva che le capsule costano 70 euro al chilo, allora in realtà se noi andiamo sul sito Nespresso, uno dei prodotti più venduti ad esempio è il ristretto di Nespresso e purtroppo le capsule Nespresso sono solo a 5,5 grammi.
Quindi se prendiamo il costo di una capsula originale Nespresso che costa 39 centesimi moltiplicato appunto per il peso rispetto a 1 chilo, fa sì che appunto il ristretto di Nespresso venga 68,4 euro al chilo, che è veramente una cifra enorme. Ma voi sapete, dietro a Nespresso c'è il marketing di Nespresso, c'è tutto il loro mondo che comunque ha un costo, e in più le capsule Nespresso sono piccole, hanno una quantità di caffè veramente molto piccola, e questo fa sì che appunto il costo al chilo per le originali Nespresso venga veramente spropositato. Ma quindi chi critica a priori le cialde e le capsule secondo me sbaglia, perché se prendiamo il prezzo al chilo di una cialda 99 caffè, che ci sono 7,6 grammi di caffè, che tra l'altro noi siamo tra quelli che mettiamo più grammi di caffè all'interno della cialda, perché mediamente una cialda ha 7 grammi, noi addirittura mettiamo 7,6 grammi. Se moltiplichiamo appunto questo costo cialda al chilo, fa sì che un chilo di caffè di 99 caffè miscela a braccio costi 20 euro al chilo, che se confrontato con i 16 al chilo che costa il mio pacchetto in grani è una cifra assolutamente comparabile, e quindi tutta quella speculazione che leggevo in alcuni articoli, in alcuni commenti a questo articolo, come vedete non c'è tutta questa speculazione. Chi costa 70 euro al chilo sono caffè come Nespresso originali, che non voglio criticare, ma sapete che George Clooney ha anche il suo costo per averlo in pubblicità. Dietro tutto quel marketing di Nespresso ci sono tanti investimenti che fanno, e che fa sì che quel caffè poi costi 70 euro al chilo. Ma un caffè di una compatibile in capsula o cialda, come potete vedere in questo esempio, costa 20 euro al chilo, che è una cifra abbordabilissima, e c'è un delta prezzo per la praticità di avere un prodotto monouso molto facile e molto pulito da erogare, è un delta prezzo che secondo me vale la pena pagare. Invece, e con questo concludo, riflettete bene su quale famiglia siete, cioè quanti caffè fate al giorno, quanto volete vi duri la macchina, e a quel punto valutate bene se vale la pena risparmiare e spendere di meno per una macchina che io chiamo usa e getta, sono comunque macchine made in Cina che non si possono riparare, e valutate, perché secondo me a quasi tutti gli utenti vale di più la pena andare su una macchina made in Italy a cialde, perché questa differenza di prezzo, come vi ho dimostrato da questa tabella, e comunque vi lascio scaricabile in descrizione dal link, così potete voi verificare i conti che ho fatto. Come avete visto si fa presto a ripagare quei 50 euro che costa di più una macchina a cialde. Prima di chiudere andiamo a vedere chi ha vinto di settimana scorsa, che ha commentato ed iscritto al mio canale. Premio sempre qualcuno di voi che appunto ha commentato l'ultimo video, e gli regalerò le mie miscele. Basta che mi manda l'indirizzo alla mail che trovate in descrizione, e mi mandate l'indirizzo, la vostra macchinetta che avete e un vostro cellulare per il corriere. Eccoci qua, inseriamo il link del video. Via, vediamo chi ha vinto. Ada Di Marco. Ada, complimenti, hai vinto tu questa settimana. Scrivimi in privato appunto il tuo indirizzo, ti regalerò questo piccolo omaggio, e per tutti gli altri commentate questo video, iscrivetevi al canale, potreste essere voi a vincere, e ci vediamo settimana prossima sperando di parlare delle mie miscele. Buon sabato a tutti!